Le due vallate del Dolciacqua sono due vallate che sono parallele fra di loro, perpendicolari al mare e alle Alpi Marittime in meno di 20 km. Quindi abbiamo l'effetto camino, cioè quando sorge il sole, intorno alle 10, sale la brezza dal mare, che è questa che tu senti ora, che è più calda. Quando tramonta il sole, e invece scende la brezza fresca delle Alpi Marittime, quindi c'è un'escursione tra giorno e notte notevole. Questo permette di avere dei vini anche molto profumati. Il rosmarino, il ginepro e il timo. E anche il terreno è una roccia molto friabile e calcare, si spezza e poi diventa una sabbia. È per questo che il rossese è un vino da roccia, perché ha bisogno di questo substrato magro, questo scheletro magro per rendere al meglio il vino. Emerge sicuramente per le note varietali che sono il pepe bianco, quindi una bella speziatura che aumenta con l'invecchiamento del vino. È un vigneto della mia famiglia da sempre, da mio nonno, mio bisnonno e ancora prima. Sicuramente da metà dell'Ottocento, ma anche di più, perché queste erano zone comunque legate alla viticoltura. Il primo riconoscimento in cantina l'abbiamo ancora con il Regno d'Italia del 1922, dato a mio nonno, per dei vini rossi passiti, perché nell'inizio secolo si bevevano un pochino più dolci. Tra mio nonno che aveva più residui zuccherini nel vino, mio padre che faceva vini molto più concentrati di me, io preferisco avere vini più eleganti. Io vendemmio con un'acidità più alta rispetto a quella che faceva mio padre. Qua abbiamo solo rossese e poi abbiamo un'altra uva bianca che si chiama Massarda, che è ancora un piede franco. Questa è la Massarda. Ha un'acidità molto alta, poca gradazione. Uno dei cru, una menzione geografica del Dolciacqua che si chiama Posaù, è uno dei nostri cru aziendali, quello che ha più note spiccate di pepe bianco ed è sapido, anche ricco di sale. Cioè, mezzi meccanici sono proprio quelli manuali, sfalciatori a mano, perché non usiamo diserbanti. E quest'anno abbiamo fatto 4 trattamenti, con i primi 2 con polvere di zolfo ramato e gli altri 2 solo con, vedi, questo polvere di zolfo, che è la cosa migliore. Abbiamo delle piccole macchine manuali che ci permettono di darla agevolmente sui trattamenti. Allora, questa è una bella visione del vigneto Posaù, che va fino al muro lassù, fino alla strada lassù. Quando facciamo la vendemmia lo raccogliamo in 3 punti diversi, ovviamente tutto in spalla, tutto a mano. Tutto alberello, no? Tutto alberello. Come mai? L'alberello è la forma di allevamento tipica del rossese ed è una forma di allevamento tipica anche delle zone mediterranee e della Provenza. E poi le piante sono anche più longevi, Sì. diciamo. Abbiamo anche delle piante, poi come lo vedi sono ultracentenarie con un altro tipo di allevamento come cordone, speronato o guyot. Non ci arrivi mai a questa età. Il rossese su calcare è più speziato. Se tu senti questa salvia che è sempre sul calcare, la senti molto più forte, è fortissima. Tutto questo lo trovi poi nel vino. Trovi Posaù, lo trovi più speziato rispetto agli altri. Questi qua sono piantine fatte con il legno delle nostre piante madri. Puoi spiegare cos'è la selezione massale? Vengono presi legni dalle vigne migliori, dove non ci sono problemi né di fitopatie e dove il grappolo è il più regolare possibile, non molto enorme e la produzione è costante. Si selezionano quelle piante, si moltiplicano quelle caratteristiche genetiche nelle piantine nuove. Tutti in acciaio, non uso legno io. Qua avevo cemento, vasche di cemento che ho tolto. Poi sai, ognuno ha il suo vino. Il rossese di Dolciacqua è un vitigno autoctono ligure di origine provenzale, infatti nella Provenza si chiama Tiburenne ed ha un'origine greca. Quindi Posaù,
Vigneto su calcare di origine marina, quindi un vigneto dove la spezia emerge molto pepe bianco e molto la sapidità, il salmastro del mare, proprio un vigneto rivolto verso il mare.